Modena, Gran Premio dell'Emilia 2025. Un buongiorno, un saluto da Matteo Pittaccio. Ultimo appuntamento, il sesto round della Daia del Gas Car Series 2025. 14 curve, 800 metri da percorrere per 2 gare per chiudere questa splendida stagione sportiva in un circuito tortuoso, difficile, soprattutto lo vediamo dalla mappa a partire da curva 3. Sarà il momento fondamentale per assegnare posizioni importanti nel campionato, nella classifica piloti, perché sì, il titolo è già stato vinto, ma ci sono ancora delle caselle da allineare e dei tasselli da inserire per comporre il quadro di questa splendida stagione della Daia del Gas Car Series 2025. Risultati del 2023 che vediamo qui in grafica: Vallieri, Sassone, Campana in qualifica, Campana vincitore in gara 1, Fantini invece vincitore in gara 2. Piloti che si stanno già preparando, stanno già abbassando la visiera dopo i giri di formazione e le qualifiche. Questi sono invece i piloti ancora in lotta per la seconda posizione: Tondelli, Domi, Occhi, Campana, Vallieri e poi insieme a loro Fantini, che cercherà di dare il massimo per conquistare tutti i punti disponibili. Attenzione invece alla lotta per i costruttori, la R Corsa 306. Poi subito lì dietro abbiamo anche il Nitro Racing Team e Coinflip a 47 e 68 lunghezze. Tutto è pronto, adesso via con la griglia di partenza, perché le qualifiche ci hanno già regalato tante emozioni. Ecco qui la griglia, siamo con la prospettiva che ci illumina sugli 800 metri dell'Extrema Kart di Modena, prontissimi per le ultime 2 gare del campionato, con l'ultima fila Aurucci in 18ª posizione, Filippo Colombarini in 17ª, Aurucci che cercherà di fare la last to first, poi Luca Milan e Ivan Baratella in 16ª e 15ª piazza, Sassone e De Togni al 14º e 13º posto, Bignozzi 12º, al suo fianco Domi che partirà in 11ª casella, Jürgen Domi, che non rimaneva fuori dalla top 10 da pomposo 2024. Un salto avanti per incontrare Samuele Canella e Francesco Vallieri. Canella ancora nella top 10 dopo Franciacorta. Successivamente abbiamo Lorenzo Melis, ottavo, ancora davanti a Vallieri, e Cristian Giardina, miglior qualifica della stagione per Giardina. Poi ancora Zanichelli, Gianluca Zanichelli, sesto, quinto posto occupato da Lorenzo Occhi. Si entra nella seconda fila con Ramif Tuni quarto, in terza posizione Pietro Tondelli, che dà un po' l'antipasto alla grande battaglia che vedremo lì davanti. Patrick Campana secondo, Arturo Fantini ha conquistato la prima pole position per lui nella Daia del Gas Car Series. Adesso tutto è pronto, non resta che catapultarci in griglia di partenza per la prima gara. Allora, chi ha un cuore, chi ha vissuto una bella infanzia, riconoscerà la canzone che io ho messo come sottofondo per l'intro, perché è una canzone che chi ha avuto una vera infanzia riconosce alla prima nota. E se tu non ci sei arrivato, vuol dire che devi tornare indietro. No, mancavano alcune telecamere che erano, adesso posso dirlo, quella di Arturo, la mia, quella di Pietro e quella di Rami, letteralmente i primi 4. E da un punto di vista rosico, perché volevo avere il giro della pole di Arthur, che però non posso pubblicare perché il video non c'è. Dall'altro punto di vista festeggio, perché dico meno male, ma dico meno male che non ho fatto la pole, perché Cristo Dio, se io facevo la pole l'unica volta che non mi andava la telecamera mi mettevo a piangere. E meno male che Arthur ha migliorato alla fine, perché se perdevo la pole per 8 millesimi tiravo delle madonne. E dagli altri punti di vista rosico, perché avere i video di Pietro e di Rami poteva dare una mano. Mi fermo e guardo i distacchi e vedo che dal primo al 19° tempo ci sono 1 secondo e 9. Dal 7° al 13° ci sono 2 decimi. Cioè, capite i tempi come sono vicini? Va detto che la pista di per sé ti aiuta ad avere un distacco più vicino, ma da un punto di vista potrebbe essere interessante. Anche Monza, per dire, in Formula 1 fa tenere i distacchi molto ravvicinati tra di loro. Servono anche questo tipo di piste. Per la gara cosa ci dobbiamo aspettare? Beh, va detto che è una di quelle piste, insieme a Cervia, che ti fa fare il cambio del kart tra una sessione e l'altra. Questo vuol dire che in percentuale, se tu becchi il kart che va male, potresti salvarti in gara. Così come se tu avessi avuto il kart buono potresti rimanere con le gambe tagliate o magari rimanere sullo stesso livello. È una variabile molto importante da tenere in considerazione, fermo e considerando che abbiamo i primi piuttosto vicini, un gruppo centrale molto folto e un Aurux che deve rimontare dal fondo della griglia. Quindi che cosa ci dobbiamo aspettare? Sinceramente non lo so. Beh, di cose da capire ce ne saranno. Il gruppo centrale continuerà a combattere? Come sarà la lotta lì davanti? Aurux come rimonterà dal fondo della griglia? Tutto ciò possiamo capirlo in un modo solo. Matte, è il tuo momento.
raccontaci gara 1. Si alza l'adrenalina, un Campana che adesso va ad affiancare Arturo Fantini in prima fila, in seconda posizione, tutti pronti anche sugli spalti per lo sprint finale che offre tanti punti ai piloti e alle squadre, che potrebbe cambiare, a parte Aurucci già campione, un po' l'economia e la struttura, la fisionomia di questa DDGS 2025. Arriva anche Melis che parte in ottava posizione davanti a Vallieri, con Canella che completa la top 10. Altissimo il livello di umidità, si corre in notturna, quindi umidità che supera il 70%, un aspetto da considerare soprattutto per quanto riguarda gli pneumatici, perché sappiamo che a gomme fredde si scivola molto e l'umidità non aiuta il grip, anche se l'Extrema Kart Modena è sicuramente un impianto che offre tanto all'avanguardia, caratteristiche all'avanguardia, tra cui un asfalto comunque buono e soprattutto liscio, privo di avvallamenti che invece si vedono in altre piste un po' più ostiche. Ci siamo anche con Bignozzi in 12ª posizione, aspettiamo che arrivi di dietro anche Marco De Togni che corre con il GOC GT Premium, poi ancora Sassone Baratella, eccolo qui inquadrato con il 997 Red Team, Milan 16º, Colombarini 17º, e poi chissà se Aurucci dall'ultima posizione riuscirà ad avere la meglio e a lottare per la vittoria. Difficile ma non impossibile. Ci siamo? Bandiera verde che sta per essere sventolata in fondo alla griglia di partenza, si attende solo che Matteo Aurucci, pilota che nella realtà ma anche nel sim racing va veramente molto forte, dà il segnale ok, pollice in su, direzione gara che quindi ha il nulla osta, occhio ai semafori e dunque via, parte ufficialmente la prima gara a Modena nel Gran Premio dell'Emilia 2025. Buonissima la partenza di Campana che cerca subito all'esterno di andare all'attacco di Fantini ma non ce la fa. Fantini che si conferma leader dalla pole position, l'all shot è tutto suo. Tondelli sembra andare all'attacco di Patrick Campana con il ferrarese che però protegge l'interno nella controcurva sinistra e allora non può nulla Tondelli. Occhi che invece dalla sua prospettiva vede innanzitutto un bellissimo tramonto ma anche tanti piloti in lotta che stanno battagliando per la piazza d'onore, con Fantini che invece ha preso e se n'è andato, ha messo già qualche decimo di secondo davanti a Campana, tra sé e Campana nello specifico. Aurucci invece è già decimo, da 18º a 10º, una partenza strepitosa per Matteo Aurucci che si è posizionato lì davanti e che si è già messo in top 10, questo non può che far bene alla sua gara. Attenzione a Domi che su Giardina sembra infilarsi, la traiettoria è giusta, la scorrevolezza è buona per guadagnare una posizione proprio su Giardina. Aurucci è nono, dopo un giro ha superato metà griglia, ha passato e scavalcato metà griglia. Invece Vallieri con l'incrocio di traiettorie lotta proprio con Aurucci, c'è anche Melis nella partita, vediamo Vallieri, Aurucci e Melis, nona, decima e 11ª piazza. Aurucci ce l'ha fatta, sì, ce l'ha fatta Aurucci e adesso mette nel mirino Giardina. Lorenzo Occhi invece si è dovuto accontentare della quinta posizione, non ha trovato lo spazio per gettare il cuore oltre l'ostacolo e scavalcare Ftuni nel primo giro. Qui invece Tondelli che ha passato Campana, c'è stato il sorpasso confermato di Tondelli su Campana dopo la bagarre delle prime curve e ora per Tondelli sembra addirittura potersi presentare la possibilità di arpionare la prima posizione. Si chiude così il secondo giro, inizia il terzo, una sequenza di giri veloci che vede illuminare la riga dei tempi di Lorenzo Occhi che è il più rapido in pista. Qui invece vediamo il replay della partenza di Aurucci, ce la gustiamo proprio dal suo onboard perché il portacolori R Corse che lotta per il titolo costruttori, campione nel round precedente, ha fatto veramente una gran partenza. Subito slancio perfetto per poi inserirsi all'interno, non ha avuto pietà dei suoi avversari e sfruttando questo brillante corridoio è riuscito a guadagnare tante posizioni sin dal via, approfittando anche della battaglia. Anche Canella ha provato su Aurucci a riprendersi la posizione ma non ci è riuscito. Aurucci che ha poi guadagnato altro terreno nelle curve successive. Qui invece Domi, dalla sua prospettiva, dalla sua onboard camera, vediamo il via con un Domi che passa Canella, lui che corre e rappresenta Coinflip IDD che ha bisogno di una collaborazione tra compagni di squadra e di due buone prestazioni. Attenzione a Domi che attacca sia Melis che Vallieri e passa entrambi i piloti di Fuel salendo in ottava posizione dalla 11ª della griglia. Dicevo, in Coinflip bisogna collaborare per poter assaltare la leadership della classifica costruttori. Intanto per Baratella una partenza da dimenticare, assolutamente dimenticare il via di Baratella che è sceso al 18º posto, quindi in sostanza una partenza proprio opaca per Ivan Baratella che evidentemente se l'è presa anche un po' con calma e che non ha il massimo feeling possibile. Samuele Calella invece il contatto qui e vediamo che Canella e Sassone sono subito sotto investigazione, un contatto che è arrivato in curva 6. Secondo giro, Aurucci lotta già con Giardina per l'ottava posizione, siamo sempre in un replay, una
piccola botta per Aurucci che viene destabilizzato, ne approfitta Vallieri che dopo questo blocco e il rallentamento di Aurucci arpiona il nono posto, sale in nona posizione, un Vallieri che poi supera Giardina, non ha tantissima velocità sul dritto Giardina che poi sobbalza sul cordolo e sul dissuasore e allora Aurucci prende l'interno, all'ultima curva lo passa, è quella chicane che avevamo evidenziato nell'introduzione, sembra facile da affrontare in pieno ma poi quando si è in bagarre lo spazio è veramente stretto. Intanto Aurucci ancora aggressivo, ottava posizione, siamo con Campana Team Radio. Ok Patta, com'è il bilanciamento del kart? Hai auto e merda, non gira un cazzo. Ok, ottimo. Un po' un Alonso nei confronti dell'ingegnere del suo kart, Patrick Campana che si trova in terza posizione, un secondo, si lamenta un po' di una prestazione che manca in questo momento. Vediamo anche Aurucci su Zanichelli, settimo, un via eccezionale per il campione in carica. Aurucci che ora ha già il sesto posto alla portata, Tondelli invece registra il giro record 44.052, Aurucci però lo batte in 43.450. Tondelli invece all'interno su Fantini, partito dalla pole position, Fantini cerca l'incrocio, va oltre i limiti della pista, Tondelli oltre la linea bianca, ma quell'attacco, quell'inserimento è stato un successo e prima posizione guadagnato quando siamo ormai prossimi alla metà gara. Gran sorpasso di Tondelli su Fantini, adesso c'è questo lead change, questo cambio alla leadership che porta il numero 25 lì davanti. Nessun provvedimento invece per Sassone e per Canella per essere stati protagonisti di quella collisione, di quel contatto nel primo giro. Continuano invece a battagliare Fantini e Tondelli, ne approfitta Campana per tenersi lì vicino e magari approfittare di una battaglia che sfocia in questo attacco in curva 10, in questo duello in realtà, ruota contro ruota, fianco contro fianco. Campana si avvicina per un attimo, spera di salire in seconda posizione, salta sul cordolo Tondelli che perde velocità prima dell'ultima curva e arriva anche Lorenzo Occhi con Matteo Aurucci che si avvicina alla top 5 ed è quinto Aurucci, registrando un altro giro record. Occhi in lotta con il compagno di squadra con Tondelli, non aiuta questa battaglia proprio di due piloti, due compagni di squadra, tant'è che Campana è secondo e ora pensa addirittura ad attaccare la prima posizione. Aurucci però è la maggiore minaccia, è la minaccia più importante che arriva da lì dietro, una traiettoria molto larga quella per Aurucci che poi ritrova l'interno nella controcurva a destra, passa così il numero 57, il campione, neocampione che è quarto nell'arco di metà gara di 5 giri, è riuscito a passare dal 18° al quarto posto. Quest'anno Aurucci ha alzato l'asticella, non ce n'è per nessuno, è decisamente il più veloce in pista. Baratella intanto ha raggiunto Sassone che ha perso la posizione su De Togni, oltre 2 secondi persi, e magari rivedremo cosa è successo in un replay. Fantini ancora leader, ha resistito agli attacchi di Tondelli, ma attenzione perché Campana si fionda all'interno. Che sorpasso di Campana, sorprende così Fantini che deve poi prestare il fianco anche a Tondelli. Aurucci li passa tutti e due, li ha passati entrambi, una manovra capolavoro di Matteo Aurucci che poi non attende un secondo per gettarsi sul retrotreno di Patrick Campana. Vediamo se il pilota coinflip riesce a resistere, incrocio di traiettoria. Attenzione perché Aurucci ha una velocità che non sembra gestibile, è ingiocabile in realtà per gli altri, con invece un'altra investigazione, Milan e Bignozzi sotto investigazione dal collegio dei commissari. Vedremo se poi prenderanno dei provvedimenti i commissari stessi, ma Aurucci ha fatto qualcosa di incredibile in quel settore, passando 2 piloti in un solo colpo. Adesso alla prima posizione alla portata ci ha impiegato solamente 6 giri, ma attenzione a Tondelli che approfitta di questo varco lasciato da Aurucci all'interno, ma Aurucci sembra che non conosca i limiti della pista e a questo punto, sfruttando tutta la carreggiata disponibile, passa così su Patrick Campana. Effettivamente quello è un tratto d'asfalto e quindi perché non utilizzarlo. Aurucci davanti a Campana, poi Tondelli, Ftuni con il pilota numero 10 di R Corse che occupa il quarto posto. Campana, Aurucci sotto investigazione per collisione, anche in questo caso il contatto che abbiamo visto in diretta, quindi Aurucci da 18° a primo nell'arco di 6 giri e mezzo, in realtà 7 passaggi sono stati necessari e utili ad Aurucci per scalare la classifica e mettersi lì in prima posizione. Campana secondo, poi Tondelli, Ftuni, Occhi, Domi, Fantini, Zanichelli, Vallieri e Melis. Tondelli ci prova con il suo muso a pizzicare, a pungere Patrick Campana, sembra che l'attacco però non vada a buon fine, tant'è che Campana poi riesce a mettersi lì all'interno e a sbarrare la porta nei confronti del suo diretto avversario. Qui invece Luca Milan e Marco De Toni stanno lottando, vediamo un po' cosa è successo nelle retrovie. Baratella e Colombarini, giro 3, lotta con Colombarini però per le retrovie, 17° posizione,
e potrebbero essere addirittura raggiunti dai piloti di testa questi sia Baratella sia Colombarini, questi protagonisti qui inquadrati. Vedremo se ci sarà modo di risalire la classifica per loro, ma mancano pochi giri alla fine di gara 1. De Toni e Giuseppe Sassone, ecco il perché dell'indagine, bandiera bianco-nera, quindi avvertimento che arriva dalla direzione gara, molto molto dura in questi casi, però ha lasciato margine, cartellino giallo. Luca Milan e Bignozzi, ecco perché è partita anche questa investigazione, il contatto, la toccata che c'è stata e un Bignozzi che sicuramente non l'ha presa molto bene. 5 secondi di penalità per Milan e non fa bene, non fa assolutamente bene questa sanzione per Luca. Intanto vediamo ancora De Toni e Sassone che se le stanno dando di santa ragione, storie tese tra i due, ecco perché Sassone ha perso così tanto nell'ultimo giro, in quel giro a metà gara circa. Invece qui siamo in zona top 10, lotta tra Melis e Giardina, sesto giro per il 10° posto, con un Melis che si ritrova all'esterno, all'interno, Giardina che invece viene scavalcato in questo modo, mentre ci spostiamo su Fantini e Lorenzo Occhi che viene spostato di traiettoria, e anche qui c'è del lavoro da fare in direzione gara. Quante cose sono successe invece, vediamo dall'onboard camera posteriore di Aurucci il contatto tra Occhi e Fantini. Ottima scelta quella di piazzare l'onboard camera al retrotreno quest'anno su Aurucci, considerando che sia stato spesso e volentieri lì davanti, che ci abbia permesso di vedere le cose da una prospettiva diversa. Grande lavoro da parte della regia della Daia del Gas Car Series, tante novità, è una stagione che ha alzato sicuramente il livello. Intanto qui Lorenzo Melis 11° con Canella per la 10ª posizione. Vediamo chi la spunta, mentre Tondelli lotta con Campana, possono ambire al massimo alla seconda posizione perché Aurucci ha già preso e se n'è andato, ha preso margine, se ne sta andando con Tondelli ancora all'interno, Campana largo all'esterno, la scorrevolezza però non è dalla sua e allora Tondelli ritorna al secondo posto. Aurucci non si vede più, è già l'ultima curva, Campana ci prova nella curva finale alla 14 ma niente da fare, mentre Aurucci stampa il nuovo record 43,174. Nessun provvedimento invece per Fantini e per Occhi per l'incidente che abbiamo visto nella sequenza di replay. Quanto spettacolo, Ftuni che questa volta approfitta, va lungo e allora Tondelli può ripresentarsi lì all'esterno, l'incrocio di traiettoria però non funziona, Campana continua, insiste, imperterrito e allora ci riprova sempre incrociando le traiettorie, ma poi ritrova all'interno Domi che passa così. AR Corse e Coinflip all'attacco di Tondelli e di Occhi che si stanno proteggendo per quanto possibile. Adesso Campana è terzo, Domi ritorna in quinta posizione, AR Corse che è prossima a un'eventuale doppietta che sarebbe incredibile e importantissima per il campionato costruttori. Vediamo se Tondelli ci riprova su Campana che è lì terzo nella scia di Ftuni. Intanto Aurucci ha un altro record, 43,133, è imprendibile, 4 secondi 8 partendo dall'ultima posizione, lui che adesso ha iniziato l'ultimo giro della gara. Attenzione ancora a Tondelli, Campana chiude, non vuole assolutamente lasciare questo terzo posto che è importante per lui, per la classifica e soprattutto anche per il campionato costruttori, mentre qui la regia stacca e ci riporta su Marco De Toni che in 14ª posizione lotta con il compagno di squadra Giardina, sembra avere la meglio, sì, mette un punto a questo confronto tra compagni di squadra che però non vale tantissimo, anche se è comunque una buona 13ª posizione. Diamo atto a tutti di essere stati all'altezza delle aspettative e di aver alzato il livello quest'anno nella Daia del Gas Car Series. Intanto sono le ultime fasi, siamo già nella parte centrale del circuito. Campana sembra che abbia un po' troppa distanza nei confronti di Ftuni che ha fatto un lavorone, mentre Matteo Aurucci è all'ultima curva, intravede la bandiera a scacchi, un'altra vittoria partendo dall'ultima posizione. Aurucci con il giro record in 43,032 vince dall'ultimo posto, il campione è ancora lì davanti, è sempre lì davanti. Intanto Ftuni secondo, arriva in volata tra Campana che la spunta su Tondelli che ci ha provato fino alla fine, Occhi, Fantini, Domi, Zanichelli ottavo, Vallieri, attenzione perché c'è l'8ª posizione ancora in palio con Vallieri che è proprio lì davanti, lui che corre con Fuel Racing, l'ultima curva sì, davanti a Zanichelli, bandiera a scacchi anche per loro. Poi aspettiamo Canella, Melis, Milan, Giardina e De Toni che seguiamo qui dall'onboard. De Toni ancora con Giardina, c'è stato evidentemente un altro scambio di posizioni nell'ultimo giro della corsa. Attenzione perché con questi risultati AR Corse potrebbe aver ipotecato a conti fatti il titolo costruttori. Dopo Giardina, Bignozzi, Milan, Sassone, Baratella e Colombarini. Nessun provvedimento invece per Campana e Aurucci per quella collisione che abbiamo visto nella parte centrale della gara. Milan lotta per la 12ª posizione alla fine dell'8º giro con Giardina. Vediamo appunto questa bagarre che porta Milan lì davanti.
mentre la lotta del nono giro è probabilmente il momento saliente della gara. Una battaglia assurda, veramente incredibile. Abbiamo visto come Campana sia riuscito a resistere nonostante tutto, prendendo proprio qui l'interno, andando sul cordolo e trovando un binario perfetto per passare, con Tondelli che con una spinta, a causa di una spinta, è stato allargato, e Domi che invece è riuscito per un attimo ad avvicinare addirittura la zona podio. Vediamo anche come Occhi cerchi di dire la sua in ogni modo. È stata una battaglia, forse la più bella della stagione, una delle più belle delle stagioni, che ci ha fatto alzare sicuramente la pressione. Canella e Melis, lotta con Melis per Canella, che qui seguiamo on board al nono giro, sempre al giro 9. Alessandro Bignozzi di Underdogs VB si ritrova... Attenzione, ha perso la camera? No, eh sì, ha perso la telecamera. E ha perso completamente la GoPro, che è stata così, scaraventata nelle vie di fuga. Mentre qui, ecco, un altro scambio tra De Toni e Giardina, che abbiamo anche visto nell'ultima parte nel giro conclusivo, e qui Tondelli che ci ha provato ma non ci è riuscito, tutti e due un po' contrariati. Team Radio intanto di Aurucci, ascoltiamolo. Merda, scivolava. Beh, ha fatto i complimenti ed ecco qui la conferma. Ha fatto i complimenti al kart, al team. Ecco qui la conferma. Dicevamo, avrebbe potuto ipotecare con una doppietta questo risultato e il titolo costruttori a R Corse. Ce l'ha fatta e è ufficialmente il team campione della Dai del Gas Car Series, con Aurucci e Ftuni che con l'1-2 hanno ufficialmente consegnato alla squadra il titolo. Campana terzo. Poi attenzione alla classifica per il secondo posto, vi aggiorneremo sicuramente anche nel corso della seconda manche. Aurucci, Ftuni, Campana, Tondelli, Occhi, Fantini, Domi, Vallieri, Zanichelli, Canella, poi Melis, De Toni, Giardina, Bignozzi, Milan, Sassone, Baratella e Colombarini. Questi i 18 piloti che hanno partecipato a gara 1. C'è ancora un secondo posto nel mondiale piloti da assegnare. Allora appuntamento con la seconda gara per chiudere la stagione 2025. Secondo? Bravo! Oh, sei uno stronzo te! Sei infilato a cannone, vecchio mi ha fatto un'entrata folle lui! Sì? Ne ha passati 4, ma si è buttato a casa, vecchio, sei un coglione! Ci sarà da discutere. Porco Dio, vecchio, ma c'ero io ho fatto e poi invece si è buttato dentro, ma è un folle! Beh, Rami, sei fuori di testa! Non ho capito, è durata pochissimo. Quello sì. Non avevamo fatto 10 giri. Noi non avevamo fatto 12. Mi ha partito. Mi ha fatto 8. Poi hai fatto 10 una roba, ma questo è un po' fiducia, ma entravi pianissimo. Cosa? Entravi pianissimo in curva 2. Ho preso uno di voi due, che non mi ricordo? Ho preso uno di voi due? No, non mi ricordo, ho preso uno in curva... A me non mi ha preso. Quell'altro che era davanti a me e te, cioè, mi ha preso. Devo vedere. È come quando cippi, no? Ah, mi è durato pochissimo, è durato. Oh, scusa, Gianni. Non riuscivo a frenare con quella merda di cazzo. 17 porti podcast. Ho giocato sulle qualifiche della gara, che so. Io ho perso un sacco di posizioni, vecchio. Il cazzo non andava. Sei un grande, vecchio. Sei un grande. Oh, ti sono stato fin così più all'ultimo offensivo. Io mai oh, sei un punto davanti. No, sei ancora davanti a me. Oh, allora... Che gara che è stata? Eravamo, Aurucci ci ha preso scappato, poi eravamo dal secondo al settimo, attaccati. Ma io ero tipo ho fatto 4 giri prima, poi mi sono parlato in 7. E che ha fatto cagare? Però vecchio ha fatto cagare, mamma mia vecchio. Faccio una cosa. Arturo eri già qua perché non la compio oggi. Ho avuto modo di rilassare. E bene il momento che inizio, come al solito, a spiegare alcune faccende più che altro relative alle penalità. Sassone contro Canella è stato giudicato contatto di gara fondamentalmente perché Samu è entrato in maniera aggressiva ma aveva tutto lo spazio, aveva il diritto di linea, essendo all'interno di Giuse, e quindi è stato valutato come un normale contatto da primo giro. I due contatti tra Marco De Togni e Giuse Sassone sono invece
diversi, perché nel primo c'è un Giuse che sbanda, un Deto che non può far molto per schivarlo, e quindi fino a lì si parlerebbe comunque di contatto di gara. Ciò che ha fatto storcere il naso è come Giuse abbia girato a sinistra dopo, senza mandare Deto sull'erba, a differenza di quanto avvenne tra Rami Melis e Yuri Zanna nelle gare precedenti. Dal momento che non ci sono state posizioni perse e che Deto ha proseguito comunque sulla sua linea, è stato dato un avvertimento. La seconda situazione è un pochino più particolare, ossia appunto il contatto dove appunto sono toccati in maniera pesante la curva dopo, sempre Giuse e Deto. Lì c'è stata tanta discussione, perché si cercava di capire qual era la situazione in approccio curva. Ciò che ha creato dei punti interrogativi è stata la differenza di velocità in entrata curva, con Giuse che è entrato molto piano, e appunto la posizione di Detogni. Siamo arrivati alla questione dell'avvertimento, uno perché senza la visuale di Giuse è difficile capire quanto abbia perso con quel contatto, e in più perché comunque appunto non ci sono state posizioni perse e Giuse non è finito fuori pista. La questione invece tra il drago e Bigno è stata valutata in quel modo lì, perché la manovra del drago era irregolare, è entrato a volante quasi dritto, molto forte, ignorando il fatto che appunto alla sua destra avesse un altro kart. È vero avere il diritto di linea, ma è comunque vero che quando fai un attacco devi concedere a tutti e due il diritto di fare la curva. È stato valutato come avvertimento perché le conseguenze per Bigno non sono state gravi. Il discorso è che appunto al drago un avvertimento ce l'aveva già, e quindi siamo andati sui 5 secondi. La questione tra me e Aurochs è stata valutata come niente, perché uno, non c'è stato contatto, questo perché io ero addrizzato il volante evitando appunto il contatto quando ho visto Aurochs all'interno, tanto che io inizialmente pensavo di aver fatto eccesso di difesa, in realtà Aurochs non aveva diritto di linea e si è proprio lanciato dentro. In tutto ciò fa ridere, perché io dicevo forse c'è stato eccesso di difesa e Aurochs si voleva dare avvertimento da solo perché appunto ha tentato un sorpasso senza diritto di linea. Gli ho detto beh, non c'è stato contatto, non c'è stato niente, lo attribuiamo come fase di gara. Per quanto riguarda invece il discorso tra Lore Occhi e Artu Fantini, anche lì abbiamo deciso di non dare niente. In teoria qui c'erano gli estremi per un avvertimento che avrebbe portato una penalità per Arthur. Più che altro ci ha affermato il fatto che Arthur stesso, una volta fatta la manovra, ha alzato il piede lasciando la posizione a Lore, dandosi tra virgolette un'autopenalità. E dal momento che è stato usato questo metodo di giudizio anche in passato, ossia ridai la posizione, non prendi penalità, lo si fa anche in Formula 1, vedi Leclerc Albon quest'anno a Imola, non c'è stata alcuna penalità per Arthur. A questo punto, spiegate le penalità, vista gara 1, l'unica cosa che resta da fare è andare in gara 2. Raga, è stato un piacere, ci vediamo al prossimo video.